Salusa 18 maggio 2011. Ogni giorno vi offre l'occasione di confrontarvi con voi stessi e le vostre manchevolezze. Non importa quanto avete progredito, ci saranno sempre delle prove. Ci sono momenti in cui occorre vagliare le numerose convinzioni che portate in voi. Esse hanno forgiato la vostra personalità, ma spesso non nel miglior modo per chi aspira ad elevarsi e a scendere, e se non resistono alla luce, potete essere certi che non potranno accompagnarvi a lungo. Questo fa parte del processo che si sta svolgendo da molti anni, ed è importante prestare ascolto alla piccola voce che parla interiormente. Soltanto il vostro sé superiore conosce ad ogni momento quel che è meglio per voi e i suoi consigli devono essere ascoltati. Chi altro è se non la vostra coscienza, che vi spinge ad agire? Fate del vostro meglio per mantenere la calma ed un comportamento tranquillo in ogni circostanza, tenendo così le vibrazioni quanto più alte possibile. Questo vi impedirà di ripiombare in uno stato emotivo, che potrebbe risultare in esperienze che preferireste evitare. Tuttavia, perdere talvolta il controllo è una caratteristica molto umana, e dovete tentare di riacquistarlo al più presto. Quanto prima lo fate, meno danno causate al vostro corpo, che in tali circostanze produce tossine. Avrete sicuramente notato che dopo una sfuriata vi sentite esausti e spesso male, al limite. Chi è di continuo arrabbiato ed aggressivo, rischia di ammalarsi gravemente. Infatti, l'energia dei centri chakra si squilibra, provocando una sicura reazione corporea. Carissimi, il vostro corpo è un tempio sacro, capace soltanto di rispondere a come lo trattate che, quando lo rispettate ed amate, si mantiene in perfetta salute. Gran parte della vostra opinione di voi stessi dipende dal benessere di cui godete. Quando siete insoddisfatti di voi, di fatto, aumentate i vostri problemi, allorché apprezzandovi, attraete a voi buone vibrazioni. Con un atteggiamento positivo potete superare molti problemi, soprattutto trattandosi di realizzazioni personali. Per ottenere il meglio di voi stessi, siate sempre convinti di poter riuscire in qualunque cosa vi impegnate a fare. Le persone di maggior successo sono quelle la cui mente è saldamente impegnata e focalizzata su quanto esattamente desiderano. Con l'avvicinarsi dell'ascensione, non dubitate mai che, una volta deciso che questo è il vostro obiettivo, avrete ogni opportunità di ascendere. Naturalmente, dovete mantenere ferma la visione dell'essere di luce che siete destinati ad essere. La sconvolgente verità sugli illuminati e le loro azioni sarà esposta in modo tale da farvene comprendere l'autenticità. Per chi ne ha scarsa conoscenza, sembrerà impossibile che per tutto questo tempo c'è stato un solo governo mondiale, in grado di decidere il corso della società, lavorando in segreto e controllando la vostra evoluzione, al punto tale che avete progredito ben poco. Avete sperimentato la dualità, passando da un estremo all'altro in migliaia di anni. Il completamento del ciclo rappresenta la fine per gli oscuri, ma non per quelli della luce che, senza dubbio alcuno, si stanno elevando ed ascenderanno. Come spesso vi abbiamo ripetuto, non vi è alcun bisogno di lasciarsi intrappolare dalla paura riguardo a quanto sta avvenendo ora o avverrà in futuro. Con tanto poco tempo restante, potete essere certi che, non appena inizieranno i cambiamenti importanti, non ci sarà tregua fino all'ascensione. Gli eventi sono disposti in modo da rendere la transizione quanto più agevole possibile e garantire che ogni anima sia consapevole del significato della fine dei tempi. Non tutti credono che la vita ha un obiettivo, o che la loro natura è divina, e che l'esistenza è eterna. Pertanto, se persiste nell'incredulità, ogni anima avanzerà in conseguenza, ma non tramite l'ascensione, perché chiaramente impreparata per un tale balzo in avanti. La sua opportunità di farlo si ripresenterà nuovamente sperando che, acquisita maggiore esperienza, la verità si sia fatta strada. Per via del libero arbitrio, inevitabilmente ci saranno opinioni diverse sulla fine dei tempi che, però, non avranno influenza alcuna sul risultato finale, perché avete la facoltà di creare voi stessi la vostra realtà.
Di conseguenza, siate tolleranti nei confronti delle opinioni e le diverse visioni altrui, sapendo che se sono pronti ad ascendere lo faranno in ogni caso. C'è gente che passa moltissimo tempo cercando di indurre gli altri ad accettare la propria verità, quando nessun gruppo la detiene interamente. Accettate semplicemente che esiste un unico Dio del vostro universo, e che tutte le forme di vita sono contenute in questa particolare energia. Pertanto, tutti sono uguali davanti a Dio, e questo fatto rende inutile qualsiasi discussione su quale Dio sia quello giusto. Il buon senso spesso manca del tutto quando le varie fazioni religiose si misurano l'una contro l'altra. Tutte queste controversie saranno risolte prima della fine del ciclo, favorendo il ravvicinamento di quelli che sono stati in bilico tra le tenebre e la luce. Guardandovi attorno potete vedere lo svolgersi di molti avvenimenti estremi, che creano nuove zone di tenebre, che però sono destinate a breve vita, perché di gran lunga soverchiate dalla rapida crescita della luce. La trasmutazione delle vibrazioni inferiori sta portando al consolidamento di una potente griglia di luce. Questa ultima è già operante ed avrà un ruolo importante nella nascita della nuova Terra e, mentre tutto ciò accade, sta per nascere anche il nuovo uomo. È una situazione irreale, perché molti di voi sono ancora radicati nel mondo materiale, ma tutto ciò cambierà molto presto. Alcuni di voi sono ormai consapevoli degli aumentati livelli di coscienza e la vostra forma menti si sta già adeguando a prospettive di vita più elevate. Io sono il Siriano Salusa e vi osservo mentre seguite gli avvistamenti, che saranno sempre più numerosi, perché le nostre attività sono in continuo aumento. Chiamati a far fronte ai danni ecologici, logicamente siamo sempre più vicini al vostro pianeta e teniamo tutto sotto controllo, in attesa di quando potremo venire sulla Terra e portare a termine il nostro lavoro. A causa di problemi di grande portata, desideriamo venire apertamente quanto prima, ma dobbiamo pur sempre rendere conto del nostro operato alle gerarchie spirituali superiori, di conseguenza, agiamo all'unisono e secondo criteri che rispettano i vostri protocolli ed accordi tra i vari paesi, evitando di creare problemi che possano eventualmente compromettere le sovranità nazionali. Non spetta a noi interferire, laddove siete in grado di agire voi stessi. Saremo, tuttavia, felici di lavorare con voi per accelerare il completamento di quanto resta da fare. Grazie, Salusa. Mike Quinsey. Traduzione Costanza 2003.